Ma tu li sai leggere i colori ad olio? Ciao a tutti, sono Paolo e faccio il pittore. Come potete vedere alle mie spalle ho un po' di pigmenti. Questo perché nel corso degli ultimi anni mi sono molto avvicinato alle tecniche pittoriche, alle proprietà chimiche che hanno i colori. Ma la prima cosa che ho dovuto fare è stata quella di imparare a leggere i colori. Perché bisogna saper leggere i colori? Perché quando dipingiamo, conoscere le proprietà che un colore può avere, prima di tutto ci aiuta ad ampliare gli strumenti che abbiamo a disposizione. Sappiamo le tonalità di un preciso incarnato e come riportarle e come utilizzarle, ma possiamo anche risparmiare un bel po' di soldi. Ho a disposizione veramente un sacco di tubetti per poter parlare di questo argomento. La prima cosa importante che bisogna saper fare è leggere le caratteristiche di un colore. Ad esempio, vi capita mai di dipingere, di aver comprato questo colore e quando poi lo andate ad utilizzare il colore è trasparente, non riesce, tra virgolette, a colorare nulla. Nel caso del rosso primario, che è un colore totalmente trasparente, e questo lo leggiamo da questo quadrato bianco, che vuol dire che il colore è trasparente. Con un angolo nero e un angolo bianco e semitrasparente, con un quadrato totalmente nero, vuol dire che è un colore coprente. Nel corso degli anni aziende come la Maimeri ha migliorato la stabilità dei colori o perlomeno ha aumentato di stelle i colori. So che non si vede benissimo, però entrambi sono pigmenti bianchi o di titanio della Maimeri, solo che il primo, quello col tubetto schiacciato, è più recente, quello che ho utilizzato tantissimo, mentre quell'altro è un tubetto vecchio e come possiamo vedere la differenza è aumentata di una stella. Probabilmente o perché sono stati implementati pigmenti un po' più scarsi, quindi da una stella, e quindi di conseguenza questo ne ha 3, o semplicemente perché è migliorata la stabilità. Quando si parla di stelle, quindi, è la stabilità alla luce. Nel caso di Maimeri o della Pebeo, il numero che leggiamo poi è quello corrispondente alla gamma dei loro pigmenti e delle loro tinte. Anche dietro alla Pebeo possiamo leggere la stabilità della luce con le stelle. Questo ceruleo è 3 stelle e anche qui è un colore coprente perché c'è un quadrato nero. Quindi se impostiamo una tavolozza non possiamo utilizzare colori totalmente trasparenti o semitrasparenti, salvo che non sia proprio una nostra propensione artistica, un nostro stile. Ma se stiamo costruendo una tavolozza da zero, abbiamo bisogno prima di tutto di un bianco coprente, come può essere il bianco di titanio. Ma se siamo ritrattisti, come nel mio caso, il giallo e il rosso devono essere coprenti o almeno semi-coprenti. Tinte come il rosso primario, le lacche, vengono utilizzate per dare un tono vibrante in trasparenza in più. Ma non è finita qui. Dopo che abbiamo imparato a riconoscere trasparenza, coprenza, stabilità alla luce di un colore, l'altra cosa importante che ci farà risparmiare un sacco di soldi è leggere la pigmentazione. A meno che voi non abbiate la mia stessa propensione di fare i colori ad olio fatti a mano, vi prendete i vostri colori, vi fabbricate i colori da solo e potete scegliere voi la concentrazione del pigmento da mettere all'interno, perché la concentrazione che c'è di pigmento e di olio ne determina anche il colore. La maggior parte dei colori che utilizziamo sono degli ossidi, tutto parte da questo. Quindi mediante calcinazione, ovvero il pigmento viene praticamente riscaldato e cambia di colore. Dal giallo ocra si ottiene il rosso ossido, dal rosso ossido l'ossido il marrone per arrivare al nero, e proprio anche l'ossido di ferro, che è il PR101, costituisce gran parte dei colori. Ad esempio il rosso indiano e il rosso di Marte hanno lo stesso pigmento, il PR101. Cosa cambia? La concentrazione di pigmento, che rende quello indiano molto più coprente, ma in realtà è lo stesso pigmento. Oltre che bisogna stare anche attenti alla qualità del pigmento. Solitamente dietro c'è scritto, questo è un Maimeri puro, e c'è scritto PR108. Andando su pigmenti.net possiamo andare a confrontare il tipo di pigmento scritto con quello dei pigmenti come codice. È il rosso di cadmio chiaro e il PR108, come quello che c'è scritto sul retro del nostro cadmio chiaro. A differenza di questo della Daler Rooney, dove troviamo scritto anche U, ovvero imitazione,
dove la composizione è data da 2 rossi e un giallo, tra cui c'è anche il PR101, quello del rosso di Marte, il P45 e il PY73. Perché la My Mary classico secondo me è tra le migliori aziende? Perché comunque il pigmento che utilizzano alla base del colore è sempre originale, quindi sappiamo che stiamo utilizzando, questo è un giallo di cadmio scuro. Il PY35 che si andiamo a confrontare su pigmenti.net è il giallo di cadmio scuro. A differenza invece di molte aziende straniere, per risparmiare mischiano pigmenti fra loro per ottenere una gamma che si avvicini al giallo di cadmio scuro. La differenza tra un classico e un My Mary puro è la presenza di agenti conservanti che nel My Mary puro sono più puri, meglio trattati. Ma perché è importante sapere anche i pigmenti di cui sono composti i colori? Per me, che fabbrico i miei colori ad olio, questo rosso di cadmio scuro, che è un'imitazione, quindi non è un vero rosso di cadmio scuro, ha però una bella tonalità, a me piace, e quindi io posso risalire e ricostruirmi il colore partendo dai pigmenti di base. Esiste della Daler Rooney Light Red, Flashlight, che sono questi colori della pelle che la Daler Rooney vende e che sono molto utilizzati. Ne andassimo a leggere i pigmenti di quel composto, non sono altro che rosso ossido e giallo ossido, quindi un colore che dovrebbe costare pochissimo, essendo gli ossidi barattoli trovabili anche in ferramenta e macinati. Però sempre riguardo a ciò che vi dicevo prima, è importante perché siccome è un colore utilizzato ed è la proporzione appunto dei 2 colori, crea un ottimo tono di base per un incarnato, può essere questa una possibilità. Prendiamo il giallo ossido, prendiamo il rosso ossido e componiamo il nostro, in questo caso, light red. Considerate che pittori come César Santos, almeno prima, utilizzavano il light red proprio per creare l'incarnato di base, l'underpainting, quindi light red bianco e nero, comunque blu, per andarlo a scurire. Tra l'altro, non meno importante, sui tubetti leggiamo anche con quale olio è stato fatto. Ad esempio la My Mary utilizza olio di papavero e olio di cartamo, perciò potrebbe essere una buona abitudine comprarsi un po' di olio di papavero, un po' di olio di cartamo e crearsi un medium unendo questi 2 oli e utilizzandoli con quei colori, così da mantenere una certa coerenza chimica e di stabilità tra gli oli, cioè utilizziamo le stesse materie. Come nel mio caso, che dipingo con i miei colori fatti a mano, utilizzo come olio l'olio di lino e utilizzo come medium l'olio di lino stesso. Spero che questa lezione teorica su come leggere i colori ti sia stata d'aiuto. A me sarebbe servita tantissimo tempo fa per capire appunto i colori, le loro reazioni, da dove derivano. Naturalmente per me c'è anche una passione per il pigmento stesso. E come potete vedere usciranno dei video su come prodursi i pigmenti fai da te. Ma sono anche dell'idea che una cosa è prodursi colori da sé, sapere da dove derivano, è un po' come mangiare il cibo preparato da noi e andarlo a comprare. Appunto, a differenza dei tubetti, che comunque la My Mary è un'ottima azienda, comunque utilizza sempre i pigmenti veri, però non sono quelli che ci facciamo noi. Questo naturalmente però è soggettivo, per me ne vale la pena. Per te, no. Perciò lasciami un commento dicendomi che cosa ne pensi di questo argomento. Ti chiedo di lasciare un mi piace se questo video ti è stato d'aiuto e di iscriverti al canale per allargare questa compagnia d'arte che stiamo costruendo qui su YouTube. Grazie se avete visto tutto il video, arrivederci.